Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, link per acquistarli e link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo a vedere prima di tutto come andrà la vostra settimana. Energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questa montagna, può indicare un ostacolo, un blocco da superare o qualcosa che inizia un po' in modo pesante, lento e magari state aspettando da un po' di tempo che qualcosa si smuove, può esserci un ritardo in alcune situazioni oppure purtroppo avere a che fare con scusate, una persona, un po' testarda che, si oppone magari a alcune idee, alcune, proposte, alcune situazioni che magari voi ci tenete. Ci tenete soprattutto, perché, vedo che per voi c'è una fase di evoluzione, di crescita, di espansione e si vede da questo albero, anzi sicuramente ci sarà. E quindi di superare totalmente questo ostacolo, questo blocco e di giungere a questa fase qui che secondo me può avere a che fare a 360 gradi con la vitalità, l'energia, la salute, il miglioramento, riuscire a riprendere delle cose che sono state trascurate, soprattutto le cose del passato. Quindi ci si apre a questa fase di evoluzione e di crescita. Ovviamente nessuna fase è facile, con questa carta della croce vuol dire che in qualche modo voi volete migliorare, volete sistemare alcune cose che sono importantissime per voi e quindi si tratta anche di andare a chiudere o al momento concentrarvi solo sul vostro benessere, su quello che vi fa stare bene. Chiudere con qualcosa? Dipende, magari, scaricare tensione, magari, per dire, tra virgolette, "lavorare meno". Per alcune persone addirittura potrebbe esserci, un voler lasciare le cose troppo impegnative, quindi rinunciare, porre fine a delle situazioni che sono state troppo pesanti per voi, quindi c'è la liberazione di un peso o concentrarsi, nel senso sacrificarsi ulteriormente proprio per portarsi verso un nuovo inizio. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. È vero che si vede una settimana abbastanza complessa, però come vi dicevo incentrata principalmente sulla crescita, sull'evoluzione. Poi non c'è crescita e evoluzione se non si decide di mettere una croce sopra qualcosa, oppure impegnarsi maggiormente. Ambito amore, coppia single, magari per chi non è interessato consiglio comunque di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Abbiamo la peonia, energie molto forti, effettivamente sì, oppure ci sono dei contrasti, delle difficoltà da valutare, da verificare, da dubbi, sì, dipende, perché se ci sono scontri dove ognuno rimane nella propria posizione e non c'è possibilità di venirsi incontro, ecco che gli ostacoli possono diventare una montagna. Invece cercare di farli diventare un sassolino da mandare via, un po' fastidioso, certo, perché magari
queste divergenze possono provenire forse anche da situazioni esterne o da condizioni che state vivendo voi a livello personale che purtroppo inevitabilmente si riflettono nella vita di coppia, anche verso l'altra persona. Quindi, dipende. Sono carte che pur essendo negative, allora è vero, possono essere molto negative se state già vivendo una fase molto, molto critica e allora alcune cose possono intensificarsi e quindi cercare di capire in qualche modo come procedere, se riportare pace o armonia, o valutare altre possibili soluzioni. Invece altre sono situazioni che, come detto, sono tensioni, sono difficoltà che si possono superare e lo possiamo vedere anche dalla presenza del Giglio, che consiglia onestà, limpidezza, aprire il nostro cuore, cercare di dare priorità al rispetto, all'equilibrio e quindi si ritrova, l'intesa. Votarsi alla costruzione o al recupero di alcune cose piuttosto che al blocco e alla chiusura e distruzione effettivamente. Poi dipende sempre da quello che si sta vivendo. Magari ci sono delle dinamiche molto, molto complesse che dovete valutare voi e qui ci sono delle indicazioni. Per i single molto importante cercare di capire questi conflitti, queste situazioni, questi sentimenti confusi, magari c'è attrazione, c'è coinvolgimento, però sappiamo allo stesso tempo che magari dall'altra parte non c'è interesse o ci sono delle difficoltà insormontabili. Forse l'altra persona è lontana, forse l'altra persona, è fredda o distaccata o ha dei problemi o è impegnata, eccetera. Quindi delle difficoltà che veramente possono essere difficili. Allora queste carte cosa chiedono? Chiedono di fare chiarezza, non di abbandonare, di lasciare andare, dipende sempre, ma di, trovare un po' di serenità, un po' di tranquillità e di essere soprattutto onesti con se stessi e quindi non mettersi nelle condizioni di aumentare appunto le nostre stesse difficoltà. Andiamo a vedere adesso per le questioni più pratiche. Quindi c'è effettivamente una fase di evoluzione, ma si vede soprattutto di benessere per voi stessi, quindi siete e sarete più consapevoli di dover concentrare le vostre energie per cose belle, per cose positive e di affrontare il nemico qualsiasi esso sia. Soprattutto adesso che stiamo parlando delle questioni pratiche e lavorative, il nemico può essere sia una situazione un po' incerta, un po' difficile proprio da gestire, forse è per questo che si deve chiudere e si deve combattere, come con la furbizia, con la strategia, giocare d'anticipo o con cercare proprio il tempismo perfetto. Dall'altro lato si può avere a che fare con una persona, una falsa amicizia o collaborazione, litigi, pettegolezzi, rivalità, un'intromissione, magari un qualcosa che potrebbe essere sventato, forse anche non dico un pericolo, però qualcosa di veramente fastidioso che potreste anticipare e cercare di risolvere. Come vi dicevo, comunque si vede positività e si vede soprattutto l'energia di fiducia e di costanza, e cioè di impegnarsi. Questa è bella perché può riguardare sia una persona che magari ci aiuta, ci sostiene, ci conforta e ci dà dei consigli, ma può riguardare anche una vostra stessa energia che dovete continuare a procedere, aver fiducia e costanza che riuscirete a superare i vostri ostacoli o questo periodo di difficoltà, forse anche a livello economico e finanziario, e state facendo bene, vi state comportando bene, quindi dovete continuare a procedere, aver fiducia. Anche per chi è in cerca di lavoro, magari questo nemico può rappresentare una proposta farlocca, una proposta da non accettare o comunque qualcuno che ha troppe pretese nei vostri confronti e quindi
lì un attimino da gestire, magari continuando o procedendo, lasciando andare, queste cose, riuscirete di sicuro a trovare qualcosa di meglio per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!